vedete il marchio drive, cioè marcia avanti lei. Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono alla guida di un'auto davvero speciale, insieme a me c'è qui Davide Nardilli, pilota TCR e istruttore AMG Driver Academy. Buongiorno a tutti ragazzi. Ora, siamo a bordo di questa GLE Coupé 63 AMG. Accendiamola. C'è un leone là dietro, ragazzi. Ora, cintura. Davide, spiegaci un po' cosa andremo a fare adesso. Allora, quest'oggi andremo a fare un percorso con un test drive su off-road. Mi preme dire che la vettura monta sotto il cofano un motore 5005 di cilindrata da quasi 560 cavalli. Ovviamente una vettura AMG pura che in questo caso vogliamo sottolineare come, nonostante sia un SUV molto sportivo, è in grado di andare ad affrontare anche un percorso in off-road abbastanza impegnativo. Avremo dei passaggi sia di salita che discesa dove sfrutteremo alcune delle caratteristiche tecniche della nostra vettura, tra i quali la trazione 4MATIC di Mercedes, che è una trazione integrale intelligente, e le caratteristiche sospensioni attive, le quali ci permettono di andare a copiare al meglio le asperità e quindi avere una sensazione di totale comfort anche sui terreni più accidentati. Adesso abbiamo già iniziato a percorrere il primo viale sterrato. Ovviamente qui possiamo apprezzare come, nonostante siamo su una strada che è tutto fuorché battuta, abbiamo una sensazione di massimo comfort. Sembra di stare in autostrada praticamente. Le sospensioni fanno un lavoro eccellente. Tra l'altro siamo anche in Sport Plus. Esattamente. Quindi... Esattamente, siamo in Sport Plus. Eventualmente, se noi dovessimo andare a posizionare la vettura sulla modalità Comfort, andiamo a garantire una maggiore estensione delle molle della sospensione e degli ammortizzatori, in modo tale da avere un effetto molto più di galleggiamento. Spostando la sospensione invece in modalità sportiva abbiamo sicuramente una maggiore stabilità che serve sui terreni più asfaltati, quindi per garantire una maggiore stabilità, però va a rendere chiaramente la vettura leggermente più rigida e quindi con un minore effetto di galleggiamento. Tra l'altro stavo vedendo anche qui sul display, sì, che c'è una grafica stupenda in che ti spiega praticamente addirittura quanto stanno girando le ruote e i gradi degli ammortizzatori, cioè quanto stanno lavorando gli ammortizzatori. Abbiamo il grado di angolazione delle ruote e viene poi evidenziato la percentuale di utilizzo del ritorno delle nostre sospensioni. Qui più avanti adesso andremo ad affrontare una lieve discesa, avremo una pendenza non molto pronunciata qui sulla sinistra, ma con un terreno abbastanza accidentato. Su questo tipo di vetture hanno studiato al massimo e nei minimi dettagli qualsiasi tipo di percorso, no, da poter affrontare. Qui adesso che è un po' più battuto ti invito a dare un piccolo colpo di acceleratore in modo tale proprio da apprezzare, proviamola in Sport Plus, da apprezzare anche qui la trazione. Davide mi ha appena istigato, c'è un rettilineo, come potete adesso vedere, di accelerare un po', quindi ascoltate più che vedete. Andiamo un po' sulla salita. Adesso andiamo ad affrontare un altro passaggio abbastanza interessante e particolare, che è un passaggio che viene definito in termine tecnico un twist. Qui allargati il più possibile verso destra e cerca di entrare nelle seconde due porte il più dritto possibile. Sì. E ci fermiamo poco prima, sì, ancora a sinistra, perfetto, fermati qui così. Adesso affronteremo il twist. Il twist è un passaggio nel cui
una, due o addirittura a volte anche tre ruote si staccano leggermente da terra. Nel momento in cui le ruote si staccano da terra perdono la loro aderenza e quindi abbiamo un trasferimento della trazione che viene definito a vuoto. Nel momento in cui anche qui abbiamo la trazione 4MATIC, attraverso i sensori posizionati sulle ruote andiamo a leggere quali sono o qual è la ruota in aderenza e si cerca di andare a trasferire il più possibilmente il carico della trazione sulla ruota che è in aderenza. Ovviamente questa è una macchina che nel momento in cui la sospensione è alzata, avendo una ottima escursione delle sospensioni, ha una capacità di twist molto ridotta, il che ovviamente in fuoristrada è una caratteristica molto positiva perché riduce al minimo le perdite di aderenza quando le ruote si vanno a staccare. Anche qui adesso affrontiamo l'ostacolo alla minima velocità a ruote dritte e sentirai leggermente che sul posteriore andrei a perdere un po' di aderenza. Siamo appena usciti dalla GLE 63 AMG e adesso vi faccio un po' vedere che altre auto ci sono oggi. Abbiamo una GLA 45 AMG, un 2 litri da 381 cavalli, poi una GLC 250D che è un motore diesel da circa poco più di 200 cavalli, cioè 207 cavalli se non sbaglio. Poi abbiamo una GLE 63 AMG da 471 cavalli, una vera bestia. Poi abbiamo un GLC 350D che è un V6 diesel da 258 cavalli. Lì vedete un altro GLC, però questa volta non coupé, normale, 43 AMG, è sempre un V6, però ha poco più di 350 cavalli. Ma la regina di oggi, che purtroppo non si può provare perché forse l'ho sterrato troppo semplice per questa vettura, è della classe G. La classe G monta un motore da 245 cavalli ed è davvero straordinaria in off-road perché qualche cifra, 100% di pendenza, quindi circa 45 gradi, 70 cm di guado e un'altezza da terra praticamente fantastica, in modo tale che si possono fare degli attacchi di circa 30 gradi, quindi davvero straordinaria. La cosa di bella di questa vettura è che è rimasta così dal 1979. Forse la cosa che cambia sono i fari a LED, ma sono cose irrisorie. La meccanica è rimasta la stessa, ovviamente aggiornata comunque nel tempo, ma è sostanzialmente la stessa. Gli interni sono più classici Mercedes del 2018 e possiamo vedere degli interni in pelle, designo, quindi alta gamma, un sistema infotainment che è il Command della Mercedes. Ecco, vedete per esempio addirittura la maniglia in plastica, altro che keyless. Questa è la vera auto. Dicevo, quindi interni in pelle in bianca designo con tutti i vari sistemi di infotainment, quindi comunque l'auto è, diciamo, classica esterna ma moderna all'interno, e addirittura ci sono i tasti per il differenziale, cosa davvero straordinaria. Negli anni in realtà Mercedes ha proposto questa vettura in diverse motorizzazioni, c'è la 350, la 500, addirittura l'AMG, e poi hanno fatto due versioni molto particolari, la classe G
4x4 al quadrato, quella più recente, e anche la Landlet presentata al Salone di Ginevra del 2017, e noi c'eravamo, e la 6x6 con 6 ruote motrici e 5 differenziali, davvero straordinaria. Però adesso io andrei a provare magari, non lo so, una GLC 43, andiamo. Siamo ancora qui e stiamo provando adesso una GLC 43 MG. Vi ho detto prima che c'ha circa 360 cavalli. Sì, esatto. È un V6. Sì. E noi siamo in compagnia adesso di Francesco. Ci divertiamo un po'. Purtroppo la giornata è terminata, abbiamo guidato la GLS 63 AMG e la GLC 43 AMG, due auto davvero fantastiche. Mi sono divertito in questo circuito fatto qui da Mercedes con difficoltà comunque medio-alte e nulla, noi purtroppo torniamo a casa. Abbiamo una fantastica camera car oggi che è la classe, sentite la GLE, che è una fantastica classe A45 AMG, forse l'avete visto in un nostro video. Nel caso non l'avete fatto vi linko qui il video in descrizione, e ringrazio Maldarizzi Motoria, concessionario di Mercedes Bari, per questa fantastica giornata. Ciao!